1985. Siamo nello stadio Isel di Bruxelles, in Belgio, dove si disputa la finale di Coppa dei Campioni, rinominata nel 1992 UEFA Champions League. Un'ora prima dell'inizio della partita, un gruppo di tifosi sfonda la recinzione che li divide da un settore occupato da tifosi per lo più della squadra avversaria. In pochi istanti la situazione è fuori controllo. Crolla un muro, alcuni cadono dagli spalti, centinaia di tifosi iniziano a cadere gli uni sugli altri e vengono calpestati. Il disastro allo stadio di Isel divenne noto come uno dei capitoli più oscuri della storia dello sport. Doveva essere la partita dell'anno, la finale di Coppa dei Campioni, la partita più importante per il calcio europeo, lì allo stadio Isel di Bruxelles. Le due squadre che si contendevano la Coppa erano i due migliori club che in quella stagione 84-85 si erano contraddistinte battendo le altre squadre avversarie fino ad arrivare in finale, l'italiana Juventus di Torino e il Liverpool dall'Inghilterra. Il gioco del calcio è senza dubbio lo sport più popolare in Europa e le sue origini, per come lo conosciamo adesso, sono proprio inglesi. Ed è inglese anche la specifica cultura di alcuni tifosi, i famosi hooligans, tra i quali si nasconde il lato oscuro e violento del teppismo calcistico. In Inghilterra il teppismo calcistico ha radici profonde, ma il decennio degli anni '80 è stato uno dei periodi più turbolenti e violenti della storia del paese. Il declino dell'economia, il conflitto in Irlanda del Nord e l'ascesa dei gruppi neonazisti hanno solo contribuito all'aumento dell'aggressività nella società. Così le partite di calcio diventarono un catalizzatore per esprimere ribellione e violenza. All'epoca le risse di strada tra i tifosi erano comuni in Inghilterra, soprattutto tra le tifoserie del Liverpool e dei loro acerrimi rivali del Manchester United. Nella finale di Coppa dei Campioni 83-84, svoltasi a Roma, i tifosi del Liverpool furono coinvolti in duri scontri contro i tifosi giallorossi. Alcuni affermano che la vicenda dell'Heysel Stadium partì proprio dal ricordo degli scontri romani. Così, il 29 maggio 1985, la capitale del Belgio, Bruxelles, era pronta ad accogliere le due tifoserie. L'organizzatore della partita, la Federcalcio belga, era consapevole dei pericoli che poteva comportare quell'evento sportivo. Il ricordo della finale di Roma dell'anno precedente era fresco e tutti volevano evitare guai. L'interesse per la partita era alto nelle ore che la precedevano. I tifosi del Liverpool, accorsi nella capitale belga in numero superiore a quello dei posti disponibili e dei biglietti venduti, fecero largo abuso di alcolici, ma a parte qualche scaramuccia, bevevano, cantavano e si divertivano. Nel primo pomeriggio si aprirono i cancelli e un fiume di gente si riversò verso gli angusti ingressi dello stadio Isel. Lo stadio Isel, inaugurato nel 1930, nel 1985 era in uno stato pessimo. L'intera struttura dello stadio era logora e decisamente non adatta ad ospitare così tanti visitatori e un evento di tale portata. Ai tifosi italiani, in netta predominanza, furono assegnati 23.300 posti dei settori M, N e O, diciamo la curva sud, mentre agli inglesi i 17.200 posti dei settori X e Y nella curva nord, anche se in realtà si stima fossero 25.000 e non 17.200. Sempre nella curva nord vi era un ulteriore settore, il controverso settore Z con 6.000 posti, adiacente a quello degli hooligans del Liverpool e separato da esso solamente da una rete metallica. Il problema era che la maggior parte dei tifosi della sezione Z non erano ultras juventini, ma tifoseria tranquilla, famiglie, genitori con i propri figli, gruppi di amici, ma anche tifosi di altri paesi, gente con qualche anno sulle spalle e molte famiglie italiane che vivevano e lavoravano in Belgio. Nonostante la loro natura tranquilla, la loro presenza sugli spalti provocò i tifosi del Liverpool, che intorno alle 19, un'ora e un quarto prima del calcio d'inizio, cominciarono a lanciare oggetti, bottiglie e calcinacci contro i tifosi della Juventus nella sezione Z. Purtroppo la situazione peggiorò quando i tifosi del Liverpool sfondarono la recinzione intorno alle 19:15. I 5 poliziotti schierati in prossimità della rete non riuscirono a fermarli e i facinorosi del Liverpool caricarono i tifosi nel settore Z. Gli hooligans non trovarono sulla propria strada gruppi di ultras pronti allo scontro, ma persone tranquille, che alla vista dell'invasione e conoscendo la reputazione dei tifosi inglesi si spaventarono, scappando e ritirandosi verso la zona più a sud del settore Z e verso la parte inferiore della tribuna, nel tentativo di sottrarsi alle violenze degli hooligans. Una folla di centinaia di spettatori si accalcò in quella zona, spingendosi l'un l'altro verso il muro perimetrale alto 90 cm,
Sfortunatamente il muro era in condizioni così pessime da non poter resistere alla pressione di così tante persone e dopo pochi istanti crollò, facendo sì che le persone che vi erano compresse contro cadessero sopra i resti del muretto, rimanendo schiacciate da altri spettatori che da dietro continuavano a spingere. Molte persone riuscirono a mettersi in salvo sfondando la recinzione che divideva la tribuna dal campo di gioco. La polizia, del tutto inadeguata, all'inizio credeva che fosse un'invasione di campo e prese a manganellata alcuni tifosi italiani. Non capiva che invece si trattava semplicemente di istinto di sopravvivenza. Le cariche dei tifosi del Liverpool continuarono, ma più che cariche erano un andirivieni di tifosi, probabilmente a causa della passività della tifoseria rivale. Tuttavia, dall'altra parte dello stadio, i tifosi della Juventus videro chiaramente cosa stava accadendo e ne furono informati da alcuni tifosi del settore Z che lì si rifugiarono. Se i rinforzi chiamati dal capo della polizia non avessero fermato i tifosi bianconeri, che a quel punto avevano scavalcato la recinzione della curva sud per andare a caricare i tifosi del Liverpool, il disastro dello stadio Heysel avrebbe potuto avere un esito ancora più drammatico. I giocatori di entrambe le squadre erano gravemente angosciati, nessuno se la sentiva di giocare, ma sorprendentemente gli organizzatori della partita decisero di andare avanti, ritenendo che se la partita fosse stata annullata o rinviata, ciò avrebbe causato malcontento tra i tifosi, provocando disordini nello stadio e per le strade di Bruxelles. La partita iniziò con 90 minuti di ritardo, in un'atmosfera surreale. I giocatori disputavano la finale mentre da un lato dello stadio la polizia faticava a trattenere i tifosi della Juventus all'interno della propria tribuna e dall'altra parte i medici stavano ancora curando i feriti. Ci volle molto tempo per liberare il terreno dalle numerose vittime, morte per soffocamento e traumi. Alla fine persero la vita 39 persone, 32 delle quali italiane, compresa la vittima più giovane, un bambino di 11 anni. Morirono anche 4 belgi e 2 francesi e un britannico. Il conto si chiude con oltre 600 spettatori feriti. Il personale medico dell'Heysel Stadium comprendeva solo un medico e 150 volontari della Croce Rossa. Le vittime sono state recuperate dal mucchio di corpi sotto le tribune. Quel giorno la Juventus sconfisse il Liverpool per 1-0 su rigore, vincendo il suo primo titolo europeo in assoluto. C'era poco da festeggiare però per i giocatori e i tifosi bianconeri. La finale dell'Heysel è stata il capitolo più triste della storia del club. La UEFA, il giorno dopo la finale, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale incolpando solo i tifosi del Liverpool per la tragedia, sebbene anche altri fattori abbiano contribuito al tragico evento. Il primo fattore fu quello di destinare il settore Z a tifosi neutrali, ovvero a quelli in possesso di biglietto di entrambe le tifoserie, non appartenenti a gruppi organizzati. Di fatto, ad accaparrarsi la maggior parte dei biglietti sono stati proprio i tifosi bianconeri. Il secondo fattore fu l'aver permesso alla Federcalcio belga di ospitare la partita all'Heysel Stadium. Uno stadio inadeguato, in primo luogo vecchio, trascurato con una struttura fatiscente. Inoltre, la Federazione Calcistica belga non è riuscita a soddisfare le aspettative di organizzare la sicurezza in una partita etichettata come evento ad alto rischio. Ciò che la polizia belga non è riuscita a fare è stata assegnare più uomini nella zona cuscinetto tra le sezioni Z e Y. Una volta che i tifosi del Liverpool hanno sfondato la recinzione, c'erano pochi poliziotti e male equipaggiati sugli spalti. Inoltre, il capitano della polizia assegnato al controllo della sezione Z non aveva alcuna esperienza precedente nel controllo delle partite di calcio. Le conseguenze della tragedia di Heysel sono state cruciali per lo sviluppo del calcio in Europa. In seguito alla tragedia, l'UEFA decise di escludere per 5 anni le squadre inglesi dalle competizioni europee, 6 anni per il Liverpool, su richiesta arrivata dallo stesso governo britannico, allora presieduto da Margaret Thatcher. Il primo ministro britannico decise infatti di adottare misure drastiche nella guerra contro il teppismo. Radicali modifiche legislative portarono all'esilio degli hooligans dagli stadi inglesi. Il processo iniziò il 18 aprile 1988 e terminò un anno dopo. 14 tifosi del Liverpool furono giudicati colpevoli e condannati a 3 anni di carcere per l'omicidio colposo di 39 persone. Il capitano della polizia Jean Maillot, responsabile della sezione Z, è stato condannato a 9 mesi con sospensione della pena. Il segretario generale della Federazione Calcistica belga, Albert Rosens, è stato condannato a 6 mesi con sospensione della pena. Lo stadio dell'Heysel è stato chiuso subito dopo la tragedia. Dopo essere stato completamente ricostruito, esso è stato riaperto nel 1995 con un nuovo nome, King Bodin Stadium.
Tuttavia, le vecchie generazioni di appassionati di calcio lo ricordano ancora come Heysel Stadium, la sede dove il calcio è morto.